Vorresti imparare a realizzare un abito foderato 100% a macchina per cucire? Ti piacerebbe scoprire quelli che sono i trucchi e i consigli sartoriali per cucire penze perfette, paramonture completamente a macchina e ottenere così dei corpetti per i tuoi abiti perfettamente realizzati anche se non sei molto pratico o pratica con il cucito sartoriale? I cartamodelli americani di cui spesso ti parlo sono veramente molto interessanti. Vuoi scoprire come realizzare il corpetto del cartamodello Vogue V1671 insieme a me e scoprire dunque come creare tutte queste fasce applicate di colore a contrasto? Se hai voglia di imparare a cucire con la macchina per cucire, a rifinire un progetto con la tagliacuci, sei nel video tutorial giusto! Bentornate cuci amiche e cuci amici e benvenuta a te se è la prima volta che vedi un video qui sul mio canale. In tal caso, oltre a darti il benvenuto, ti invito a visualizzare anche tutti gli altri miei canali social. La mia pagina Facebook e il mio profilo Instagram si chiamano Sara Poiese e poi c'è il mio blog www.sarapoiese.com, il contenitore di tutorial di cucito sartoriale, di cucito creativo, il contenitore di tutorial di strumenti per il cucito, sfogli di riviste, shop e tanto altro. E ci sono anche i corsi online con Sara Poiese Academy, la mia seconda piattaforma per imparare a cucire online meglio ovunque, dove puoi trovare tanti corsi dedicati al tuo hobby creativo. Ma torniamo un attimino nel nostro progetto di oggi. Questo progetto del corpino del cartamodello Vogue V1671 fa parte di una cosiddetta triade di video tutorial dedicati a questo pattern. Infatti ho pubblicato nel mio blog sarapoiese.com un video tutorial che si intitola Cucire cinturino e cerniera a gonna elegante. In questo tutorial, infatti, riconosci la gonna del cartamodello Vogue V1671 e impariamo a realizzare un cinturino per creare questo progetto spezzato rispetto al corpino. Il cartamodello originale, come intravedi infatti, è un abito. Qui abbiamo realizzato la gonna e abbiamo creato un cinturino applicandovici la cerniera zip. Sempre nel blog trovi un altro tutorial dal titolo Gonna V1671 con fondo piega, dove ti insegno in questo video a creare la gonna, giocando pertanto sul fondo piega che ha un gioco di cuciture tali per cui il colore blu a contrasto della fascia è sempre ben rifinito sia dal lato diritto e dal lato rovescio. All'interno di questo video tutorial dedicato appunto alla realizzazione della gonna vi avevo chiesto se avreste preferito vedere il completamento dell'abito e dunque la realizzazione del corpetto, che vedremo appunto in questo video, oppure vi avevo chiesto se desideravate avere la gonna spezzata. La maggioranza è stata abbastanza pari tra loro, circa un 50 e 50%, e dunque ho realizzato sia un tutorial dedicato al cinturino, sia poi un tutorial dedicato alla gonna con sfondo piega. Mi preme fare questa precisazione perché questo ti permetterà di andare poi a scegliere come completare il tuo corpetto finale. Se agganciarci una gonna, quella originale del tutorial precedente, o magari, perché no, se agganciarci un pantaloncino corto, come ti ho insegnato in questo terzo tutorial correlato. Sempre sul blog sarapoiese.com, si intitola Unire e mixare cartamodelli diversi e ti permette di imparare a riconoscere come poter mescolare un corpetto ad un altro cartamodello, qualunque esso sia, per cui il mix di corpetto più gonna oppure corpetto più pantalone. Spero così di averti dato una quadra veramente molto completa. Andiamo a vedere il programma di oggi.
È un programma ricchissimo, te lo anticipo già. Questo è il video tutorial corso completo per la realizzazione di questo corpino Vogue V1671. Trovi ovviamente tutti i materiali che sto utilizzando e gli approfondimenti linkati nell'info box qui sotto. Vuol dire che ti basterà, se guardi da smartphone, cliccare sul titolo del video e ti comparirà la descrizione completa. Se invece stai guardando questo video da tablet o da computer, ti basterà cliccare sulla parola Mostra altro sotto al titolo e ti comparirà la descrizione completa con gli approfondimenti, il minutaggio di ogni singolo capitolo e anche il link ai materiali utilizzati. Vediamo il programma. Affronteremo il cartamodello, studieremo come è fatto un cartamodello di questo genere, poi inizieremo a cucire il corpino esterno. Vedremo poi lo scollo a contrasto davanti e l'inserto dello scollo davanti, quella piccola parte di tessuto posta sotto allo scollo davanti. Andremo a vedere poi il giromanica esterno da applicare al corpetto esterno. Ci concentreremo poi sulla fodera, quindi cuciremo il corpino interno in fodera, applicheremo poi impareremo a foderare lo scollo esterno alla lavorazione interna di fodera, applicheremo poi il giromanica foderato completamente a macchina in modo tale che ti trovi ad avere il corpino esterno cucito a macchina, il corpino interno cucito a macchina, la scollatura cucita alla fodera 100% macchina per cucire, la parte di giromanica cucita con la macchina per cucire e i fianchi esterni e quelli di fodera anch'essi cuciti 100% con la macchina per cucire e alla fine dunque andremo a vedere il progetto completato. Spero davvero che questo super video ti possa piacere, armati di pazienza perché sta arrivando un video tutorial davvero super. Il cartamodello. Il cartamodello che ho scelto è il Vogue V1671. Trovi il cartamodello sia nelle taglie regolari che nelle taglie curvy, linkato qui sotto in info box. Il cartamodello è caratterizzato da una gonna e anche da un corpino. Possiamo appunto agganciare il cinturino come ti ho indicato linkato qui sotto nei video correlati e creare dunque una gonna separata. Al nostro progetto possiamo creare la gonna bicolore e dunque bianca con la parte per esempio a contrasto blu o possiamo creare la gonna monocolore e l'abito in generale. Il cartamodello è comunque dotato di istruzioni molto intuitive, per cui anche se è in inglese, non preoccuparti perché dalle figure capisci chiaramente qual è la parte di tessuto esterno, qual è la parte di fodera e dunque gli step operativi per andare a confezionarlo. Ma ovviamente vederlo in video tutorial è meglio, vero? Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi. Abbiamo un cartamodello davanti con la pens verticale e la pens orizzontale, la bordura applicata davanti che è esattamente questa sezione che vedi blu nel pezzo originale e che verrà tagliata appunto 4 volte perché 2 mi servono per il davanti destro e 2 per il davanti sinistro. Abbiamo poi il corpetto dietro dotato di pens spalla, o meglio pens collo, e la pens vita. Nel corpetto abbiamo anche una parte inferiore, questa fascia applicata nella parte davanti, che è questo segmento qui, che ci servirà a coprire un pochino l'apertura della fascia. E poi abbiamo il giromanica. Il giromanica che è applicato, c'è un giromanica davanti e c'è un giromanica dietro. Li puoi fare di tessuto diverso, li puoi fare anche dello stesso colore, come infatti vedremo in questo video tutorial. Ovviamente un giromanica è per il dietro, un giromanica è per il davanti. Tutti i margini di cucitura di 1,5 cm sono compresi perché i cartamodelli americani nascono con il margine di cucitura compreso. C'è sempre una linea nei cartamodelli americani che ti permette di accorciare o allungare il tuo cartamodello. È proprio in questo punto. Io per esempio per la mia fisicità ho dovuto accorciare il cartamodello di 2 cm. L'ho fatto in maniera molto semplice piegando il pattern in quel punto. Il corpino esterno.
Vediamo come cucire il corpino esterno. Abbiamo bisogno di segnare le pence, sia del corpino davanti che del corpino dietro, con una penna per tessuti e ci troviamo dunque a disegnare tutti gli elementi della nostra prima cucitura. Questo è il corpino davanti. Il corpino davanti l'ho tagliato in doppio. Vediamo come cucire una pence, perché è un po' di anni che non mostro come cucire una pence. C'è un mio vecchio video sul canale YouTube che ti insegna a cucire una pence perfetta. Pertanto ho pensato che a distanza di un paio di anni potessimo anche riproporre l'argomento. Va piegato il tessuto dritto contro dritto e va spillato prestando attenzione che lo spillo combaci sia dal lato superiore che dal lato inferiore del tessuto. È infatti importante questa operazione di spillatura perché ti permette di fissare correttamente la pence che devi cucire. Andiamo alla macchina per cucire, selezioniamo l'opzione cucitura e selezioniamo un semplice punto diritto. Il classico punto diritto con la lunghezza punto standard, cioè 2,5. La comodità, in questo caso con la mia performance icon di FAF, è quella che posso spostare le funzioni di modifica punto direttamente sul display e avere così sempre comodo lo spostamento del lago, la specchiatura del punto e l'eventuale salda fix all'inizio e alla fine della mia cucitura. Posso aver incluso anche il rasafilo. Con l'ausilio di un piedino a punto dritto trasparente, nello specifico il piedino patchwork trasparente, posso iniziare le mie cuciture. Ti consiglio un piedino come il piedino patchwork e il doppio trasporto innestato perché ti permette di vedere bene quello che stai cucendo sotto. Avere poi un piedino a sola pianta dritta ti permette di cucire con maggior precisione le semplici cuciture diritte nei tuoi tessuti. Questo vale soprattutto per i tessuti leggeri come la seta, i rasatelli, ma va molto bene per tutte le confezioni sartoriali. Facciamo una salda alla fine della nostra pence. Se mi segui da tanti anni ti starai chiedendo perché Sara fa la salda e non fa il nodino a mano? Volevo renderti questo video diverso da quello uscito un paio di anni fa. Sono infatti andata a rivederlo prima di ripubblicare questo video e ho creato un contenuto un po' diverso. La salda nella pence si può fare a condizione che tu faccia una salda sul posto ben precisa e che non rovini la cucitura della tua pence. Trattasi poi di un tessuto anche un po' più corposo perché questo è un rasatello di cotone che poi vedremo nella prossima videata e vado così a cucire le due pence davanti stirandole verso il centro e anche la pence seno stirandola verso il basso. Mi occupo adesso del corpino dietro, prendo le due pence collo e le due pence vita, le disegno con la penna per tessuti e ripeto le stesse operazioni di spillatura e di cucitura che ho effettuato prima nel corpetto davanti ed ecco il risultato. Ho un corpetto dietro con le pence perfettamente cucite e stirate verso il centro dietro. In questo modo adesso posso prendere la tagliacuci e andare a impostare il crochet inferiore in tensione neutra, il crochet superiore in tensione neutra, il lago destro in tensione neutra e posso poi spostare la posizione dell'orlino arrotolato in modalità neutra. Questo perché? Perché devo semplicemente sorfilare le parti diritte del mio cartamodello, per cui spalla, orlo e fianco. Posso in pratica escludere tutte le parti curve, sia per il davanti che per il dietro del cartamodello. Perché ti chiedo di sorfilare adesso? Perché adesso hai già cucito le pence e adesso dunque puoi occuparti di sorfilare il lavoro avendo le pence cucite, ottenendo dunque un lavoro estremamente pulito. Questo è sempre per quanto riguarda la rifinitura del tuo corpino esterno. In questo modo con la tagliacuci ottieni un lavoro estremamente pulito perché lavori a 3 fili, un ago di destra. In questo caso non ti ho fatto sorfilare in tagliacuci il lavoro all'inizio, come faccio di solito, perché essendoci le pence sagomano il cartamodello e dunque io, di solito, preferisco utilizzare la tagliacuci dopo aver cucito le pence. Vado a passare con la tagliacuci tutti i margini del mio corpetto e ottengo un lavoro estremamente pulito e soprattutto un tessuto che non sfila più
con il tempo e soprattutto con la lavorazione. Attenzione quando vado a sorfilare le pence a dare il verso giusto della pence, pertanto il ferro da stiro mi aiuta in questa operazione per dare già la posizione della pence davanti verso il basso che sia corretta, per esempio. Ora che abbiamo effettuato la sorfilatura del corpetto dietro e delle parti del corpetto davanti, siamo fondamentalmente pronti per procedere allo step successivo e ti rendi già conto che in questo modo il lavoro inizia a prendere una sua forma, fondamentalmente, un suo bell'aspetto. Il lato dritto è questo, il lato rovescio è questo. Dobbiamo unire la cucitura delle spalle. Rispettiamo sempre il margine di cucitura di 1,5 cm e manteniamo sempre la cucitura a punto dritto. Questa volta però ho imposto la salda all'inizio, la salda alla fine e il rasafilo, in modo tale che quando comincio la mia cucitura, la macchina effettui una piccola salda all'inizio, come vedi, di avanti e indietro, poi prosegua tranquillamente nella sua cucitura e quando arrivo alla fine della mia cucitura e premo il bottone della retromarcia, ossia il bottone della retro, del fix, della salda, la macchina fa alcuni punti di salda nel posto, mi taglia il filo e mi alza il piedino. Pertanto mi trovo ad avere il corpetto dietro e il corpetto davanti cuciti con la stiratura aperta della manica. Il processo diventa veramente molto pratico e molto semplice. Tra l'altro il cotone che sto utilizzando è uno dei cotoni raso cello fiori di colori diversi che puoi trovare direttamente sul sito web di GS. Avevo tenuto un webinar nel mese di aprile del 2022 proprio proponendo anche questi generi di tessuti e ho pertanto pensato di riutilizzarli per farti così meglio comprendere come possono trovare realizzazione i tessuti che solitamente vedi solo a metraggio nei negozi. Lo scollo a contrasto. Lavoriamo la scollatura davanti, quella che nel progetto originale è di colore blu. La scollatura davanti arriva fino al dietro, infatti è un unico pezzo. Viene tagliata 2 volte per lo scollo destro, quindi la parte esterna e la parte interna, e viene tagliata 2 volte per la parte sinistra, lo scollo esterno e lo scollo interno. Una volta che ho tagliato il mio progetto, devo ricordarmi di segnare bene le tacche che sono segnate sul cartamodello originale, perché queste mi serviranno poi nell'assemblaggio, proprio queste tacche, della fascia inserita nella parte inferiore, dunque nell'inserto dello scollo. Non va cucita la parte in esterno fondamentalmente di questo scollo, ma va cucita la parte interna. In che modo? Cucitura baciata, tessuto doppio, il lato dritto è all'interno, margine di cucitura 1,5 cm, salda all'inizio e salda alla fine della mia cucitura. Piano piano ti accorgerai all'interno di questo video tutorial che aumenterò strati su strati di tessuto nel corpino davanti e che la macchina per cucire cucirà benissimo senza stress ogni punto. Ma andiamo per gradi, facciamo la nostra bella salda alla fine del lavoro, attendiamo che la macchina tagli automaticamente il filo e ci troviamo le nostre 2 fasce con il margine di cucitura stirato aperto. Adesso dobbiamo fare in modo, trucco, che questo bordo non scappi in fuori quando lo stiamo indossando. Per fare questo lasciamo dal lato diritto la parte diritta del nostro scollo, quindi che ci guarda verso l'alto è la parte esterna della nostra bordura, mentre noi andremo a cucire solo la parte interna, cioè la parte rovescia. In questo modo andremo a fissare la fodera fondamentalmente della nostra bordura a contrasto e quando indosseremo il nostro capo di abbigliamento non scapperà mai in fuori il tessuto. Abbiamo dunque l'opportunità di spostare l'ago a sinistra, in questo caso lo sposto di 2 e vado così a ribattere il laterale con il piedino a bordo stretto a lamella centrale. Perché questo piedino? Perché la lamella centrale mi fa da spartiacque tra il tessuto di destra e il tessuto di sinistra.
Posizionerò la lamella al centro della ripiegatura, della stiratura della mia cucitura e io andrò ad effettuare la mia cucitura a lato. Sarà una cucitura precisa e pulita. Conoscevi questa tecnica per fissare la fodera internamente ad un progetto e non farla più scappare? Se già la conoscevi, fammelo sapere nei commenti o se per te è nuova, provala e fammi sapere nei commenti come ti trovi. Io ritengo che questa tecnica di ribattitura 100% con la macchina per cucire delle fodere sia una soluzione geniale. Non è detto che la tua fodera debba essere di fodera, può essere dello stesso tessuto. Ecco qui la cucitura effettuata e la cucitura ci permette dunque di dare il cosiddetto invito alla lavorazione del nostro bordo a contrasto. Il lato sopra, quindi quello esterno, sarà pulito, non ci saranno cuciture, mentre nel lato sotto, dunque quello di fodera fondamentalmente, di paramontura, ci sarà la cucitura che ferma il lavoro. Vedi già che la cucitura porta il tessuto verso l'interno perché fissa bene il margine di cucitura. E adesso, grazie alla specchiatura verticale del punto, un'operazione facilissima che vedo anche a display perché mi viene comunicato con Performance Icon quando sposto l'ago, eccolo qui, a destra oppure a sinistra. In questo caso non dovrò rovesciare io il tessuto, potrò infatti proseguire nella cucitura come ero abituata e spostare l'ago in maniera speculare. In questo modo avrò creato le due fasce con la ribattitura dal verso rovescio del tessuto e potrò quindi dunque completare il lavoro del bordo a contrasto. In che modo? Ti consiglio di dare una imbastitura con la macchina per cucire, cucendo con un punto lungo eventualmente vicino al margine della cucitura. Perché? Perché in questo modo i due tessuti che tu hai ripiegato vanno ad essere uniti con una semplice cucitura. Se vuoi cucire a mano con del filo da imbastire puoi farlo. Io preferisco usare il piedino patchwork 6 mm trasparente, mettere il tessuto a filo della gamba interna del piedino e andare ad effettuare una cucitura che mi fermi i due strati del mio bordo superiore. Anche qui una ribattitura 100% con la macchina per cucire. Adesso che abbiamo effettivamente ribattuto le due fasce, dobbiamo occuparci fondamentalmente della loro applicazione. Guarda il lato che ha la cucitura, questo qui, lo riconosci perché nella parte rossa del tessuto intravedi la cucitura? E lo appoggio dunque sul mio corpetto davanti. Te ne accorgi perché c'è la pensa verticale. Lo appoggio sul corpetto davanti tenendo il lato dritto della fascia e il dritto del corpino che si baciano. Inizio a spillare. Inizio a spillare tutto fino al centro dietro. Se hai ricalcato il cartamodello con precisione, ci sono delle tacche. Proprio in questo punto c'è la tacca nel bordo a contrasto che ti indica che c'è la spalla. Arrivi a spillare tutto dal centro dietro alla spalla, dalla spalla al punto vita finale del corpino davanti. È veramente meravigliosa questa confezione. Guardala fino alla fine perché saprai cucire un abito foderato anche se non hai grande esperienza. Torniamo a macchinarlo, margine 1,5 cm. Il margine è sempre lo stesso. Tieni leggermente teso il tessuto e quando arrivi in prossimità delle spalle, PS, trucco, ricordati di tenere aperti i margini di cucitura. Questo ti garantirà una confezione pulita e perfetta. Vedi che ho il rovescio a vista della mia bordura perché c'è il margine con la cucitura a vista, te ne accorgi lì. Proseguiamo in questa cucitura fino alla fine del nostro bordo a contrasto nel corpetto davanti. La cucitura è davvero semplice, sono tutte cuciture diritte. Adesso che abbiamo applicato il bordo su un lato del nostro corpetto, ripetiamo il lavoro anche sull'altro. Il risultato che otteniamo è questo bel bordo a rovescio molto pulito, sarebbe bello anche per un capo sfoderato, e il corpetto dietro rifinito alla perfezione nel girocollo, il corpetto davanti con questa bella rifinitura di bordura tutta intera.
Ti piace questa tecnica? Fammi sapere nei commenti se ti piace l'applicazione di questo bordo. L'inserto dello scollo davanti. L'inserto dello scollo davanti è fatto di 2 pezzi di tessuto uguali. Vado semplicemente a cucire la parte superiore. Stiro il margine di cucitura aperto e vado a ribattere la parte interna della cucitura con la stessa tecnica che abbiamo adottato per il bordo. Pertanto sposto l'ago a sinistra di -2, appoggio il piedino a bordo stretto alla lamella centrale ed effettuo la cucitura che andrà a fissare la mia fascia di applicazione. In questo modo la fodera, cioè il tessuto interno che sta a contatto con la pelle, non uscirà mai. Semplicemente la rimetto dal lato diritto, questo è un passaggio facilissimo ma meraviglioso, spillo rovescio contro rovescio perché devo avere l'effetto finito del mio capo d'abbigliamento e cucio. O fai un'imbastitura a mano o cuci con la macchina per cucire. Io avevo innestato il piedino a bordo stretto alla lamella centrale, pertanto ho spostato l'ago al massimo a sinistra e ho sfruttato la lamella centrale come divisorio e come spalla per appoggiare la mia cucitura. Cucio sia un lato della fascetta da applicare poi al corpetto e poi vado a cucire anche l'altro lato. In questo caso ti consiglio di riprendere la tagliacuci. Vedi il lato ben rifinito? Il lato esterno non ha cucitura, il lato interno ha la piccola cucitura di ribattitura. Adesso è giunto il momento di accendere la tagliacuci e rifinire i margini del tuo inserto dello scollo. Vai a rifinirli tutti in modo tale che tu abbia un lavoro pulito, piatto, su un solo strato di stoffa, perché in questo modo hai unito i 2 strati di margini di cucitura del tuo progetto e la fascia è già pronta e finita in realtà, perché la fascia va semplicemente appoggiata con il lato della ribattitura, non che mi guarda, ma girato, va messo ovviamente il lato con la ribattitura deve guardare la mia pelle, quindi il rovescio, e vado semplicemente a appoggiare lo scollo di questa applicazione dritto contro dritto nel bordo a contrasto che avevo creato prima. Mi aiuta una tacca che è presente nel cartamodello. Se lo ricalchi con precisione, trovi la tacca che ti permette di far combaciare il bordo dello scollo con il bordo di questo inserto. Per cui ricalca con estrema attenzione il cartamodello perché ti dà tutte le istruzioni precise al millimetro. Proseguiamo spillando questo lato di fascia ed è un'operazione veramente molto semplice. Come fare a spillare l'altro lato? Simulo la sua corretta piegatura. Appoggio il lavoro come se fosse finito, preciso, la simulazione è la prova del 9 in questo caso, ripiego il tessuto ed ecco qui, questo è il pezzettino che devo unire. Per cui anche qui porrò gli spilli e andrò ad effettuare una semplice cucitura dritta. Anche in questo caso ho identificato, grazie alle tacche, la corretta posizione dei miei spilli. Il lavoro dal lato dritto è finito ed è meraviglioso. Che ne dici? Ti sta piacendo? Proseguiamo in questa cucitura, o meglio, in questa spillatura. Una volta che abbiamo spillato entrambi i lati della nostra applicazione, possiamo procedere ad una semplice cucitura, di nuovo a 1,5 cm di margine di cucitura, in modo tale che la cucitura finisca esattamente dove avevo precedentemente cucito il mio bordo a contrasto superiore. Piano piano proseguo nella spillatura e tra pochino andiamo anche a cucirlo. Guarda com'è bella la rifinitura, è già molto precisa, è già molto pulita e la cucitura è un semplice punto dritto con la macchina per cucire. Innesto il doppio trasporto perché qui sto aumentando gli strati di cucitura. Ti stai accorgendo? La macchina inizia a cucire e se noti il doppio trasporto alza punto dopo punto la mia cucitura, permettendomi di avere sempre una cucitura scorrevole, fluida, pulita, anche quando
aggiungo tanti strati di stoffa. All'occorrenza basterà spostare con le dita la stoffa e posizionarla in modo adeguato. Alla fine della mia cucitura dovrò semplicemente fare una salda, cliccare il tasto di retromarcia e saldare così la mia cucitura. Devo ovviamente ripetere questa operazione sia da un lato che dall'altro e devo prestare attenzione, come in questo caso, a non lasciare mai dei residui di sorfilatura eventualmente realizzati con la tagliacuci. Ecco la salda, ecco il rasafilo, il piedino si alza e vado a cucire anche l'altra parte di fascia. In questo modo, duplicando il lavoro, puoi essere già in grado di foderare la fascia esterna del tuo corpetto, perché sarà già bello e rifinito. Salda, rasafilo ed ecco il lavoro. Abbiamo il bordo a contrasto che si apre e ci mostra la fascia. È già ben rifinita. Poi il bordo a contrasto andrà semplicemente cucito lì nella parte inferiore, attaccando un pantalone oppure una gonna. Il risultato è molto bello dal lato rovescio. Sarebbe bello lasciare questo capo sfoderato. Ecco qui la bordura superiore e la fascia inferiore completamente applicata 100% con la macchina per cucire. Ecco qui il risultato rovescio. È molto pulito e molto ben fatto. Il giromanica esterno. Occupiamoci del giromanica esterno. Si tratta di due parti di cartamodello, il davanti e il dietro. Il giromanica esterno viene tagliato 2 volte per il dietro e 2 volte per il davanti, perché ho 2 braccia. Prendo il cartamodello del giromanica davanti e lo appoggio sul cartamodello del giromanica dietro. Effettuo una semplice cucitura a punto diritto mantenendo il margine di 1,5 cm. Stiro i margini aperti e identifico il davanti con uno spillo. Mi accorgo del giromanica davanti perché è comunque più corto rispetto al giromanica dietro, ma se preferisci mettere lo spillo è un aiuto valido. Una volta che abbiamo cucito entrambi i giromanica, dobbiamo prendere il nostro corpetto. Lavoriamo un giromanica alla volta. Corpino dal lato diritto. Prendiamo il giromanica e lo montiamo come se fosse una manica normale. La differenza è che questo giromanica è molto stretto. La manica classica è un po' più lunga. Appoggiamo dunque dritto contro dritto il centro spalla del nostro giromanica al nostro corpetto. Puntiamo uno spillo, se possibile, in verticale per fissare bene la posizione della cucitura della spalla. Con un po' di pazienza, poi, procediamo in tutta la spillatura del nostro giromanica, effettuando il cosiddetto molleggio. Il molleggio della manica ci permette di molleggiare l'intero giromanica, permettendo di effettuare spillature e poi cuciture curve. In questo caso, se stai compiendo i primi passi nel mondo del cucito sartoriale, ti consiglio di imbastire questo passaggio. Se sei un pochino più pratico o pratica, puoi direttamente cucire questo passaggio con la macchina per cucire gli spilli innestati. Infatti, si tratta di una semplice cucitura a punto diritto, mantenendo di nuovo il margine di cucitura di 1,5 cm. Ora che abbiamo la macchina per cucire di nuovo con il piedino patchwork e 6 mm, ci accorgiamo che la comodità di avere un piedino trasparente ci permette di andare a cucire anche nei momenti più critici. Tutte queste curve, infatti, sono meglio gestite se ho con me un piedino trasparente. Avere poi il doppio trasporto innestato mi permette di poter tirare un pochino la stoffa
e garantire comunque una cucitura precisa, pulita, scorrevole, professionale. Piano piano tolgo gli spilli. Se guardi con attenzione, io vado a rimuovere lo spillo, come in questo caso, poco alla volta. Tolgo poca parte di spillo, un pochino alla volta, in modo tale che la cucitura sia sempre ben stabilizzata. Ora che ho cucito il mio giromanica da un lato, lo posso anche tagliare nel margine di cucitura interna perché è molto alto, è un margine troppo importante che darebbe rigidità al progetto, per cui lo posso tagliare con la forbice oppure ripassare semplicemente con la tagliacuci. Questo è il giromanica rifinito e quello dall'altro lato invece è il giromanica ancora da fare. Ripeti gli stessi passaggi anche su quest'altro giromanica. Il corpino in fodera. Per lavorare il corpino in fodera adottiamo lo stesso procedimento del corpino esterno. Abbiamo infatti una fodera, abbiamo la fodera tagliata in doppio per il corpino dietro con le pence da cucire, abbiamo la fodera tagliata in doppio del corpino esterno con le pence da cucire. Andiamo a disegnare le pence per entrambi i pezzi e andiamo a cucirle come hai visto nel precedente capitolo di questo video tutorial. Prendiamo poi i giromanica, li cuciamo direttamente alla fodera come hai visto nelle parti precedenti, perché la dinamica è esattamente uguale alla costruzione e confezione del corpino esterno. Per cui procediamo con tutte le cuciture, assembliamo il giromanica davanti e dietro e otteniamo questo risultato. La mia fodera è cucita ed è attaccata al giromanica. Se mi segui da un po' di tempo ti starai chiedendo: Sara ha messo una fodera di colore diverso per una ragione. Certo che sì. La fodera l'ho messa solo nel corpino, non l'ho messa sul giromanica, perché quando stai indossando il capo d'abbigliamento voglio farti credere che sia interamente foderato con lo stesso cotone, ragion per cui creo la paramontura dello stesso tessuto esterno e vado a usare la fodera solo per il tessuto interno che tu non vedrai mai. Con questo metodo vai a creare il corpino interno con gli stessi identici passaggi che abbiamo visto per la realizzazione del corpino esterno. Domanda, scrivimelo nei commenti. Tu sei abituata a foderare o abituato tutto con lo stesso tessuto che usi fuori o di solito usi la fodera dentro? Oppure, terza opzione, ti capita di foderare solo la paramontura in tessuto e usare per la restante parte un pezzettino di fodera? Sono curiosa di sapere come sei abituata a cucire. Foderare lo scollo. Occupiamoci di applicare la fodera allo scollo del mio abito. Ricordati che il mio corpetto è aperto nel centro dietro. Questa è la condizione per poter effettuare questo lavoro. Prendiamo infatti il nostro pezzo di fodera, la riconosciamo perché il lato dritto ci sta guardando e mettiamo dunque la fodera giusta in simulazione. È importante infatti poter simulare la posizione della fodera per non sbagliare la cucitura. Piego un pochino in dentro il pezzettino di fodera e voilà, eccolo, lo pongo dritto contro dritto sul corpetto esterno in cotone. Applico infatti la fodera nel girocollo dietro, nella spalla, proseguendo poi con l'applicazione dritta contro dritta su tutta la parte del mio corpino davanti. La lavorazione è semplice, procedo con una cucitura a punto dritto di questo passaggio. Una semplice cucitura a 1,5 cm di margine e il risultato che ottengo è quello di avere un profilo applicato 100% con la macchina per cucire. Ovviamente devo ripetere questo lavoro anche sull'altro lato del mio corpetto davanti. L'operazione è davvero più semplice di quello che pensavi, vero?
Adesso procediamo con la spillatura, ovviamente anche dall'altro lato del nostro corpino, e in questo caso ti consiglio di andare prima a spillare entrambe le parti per essere certa che non hai sbagliato a montare la fodera, perché può capitare altrimenti di montarla a rovescia. L'appoggio è quella qui da un'altra angolazione, dritta contro dritta, e vado dunque a spillarne tutta la sua struttura. Molto semplice il passaggio, anche in questo caso dovrai far semplicemente combaciare le cuciture e in questo caso posso anche impostare la funzione del lago basso, perché se imposto il doppio trasporto innestato nella mia macchina per cucire e anche appunto la funzione del lago basso, la funzione del lago basso mi permetterà di interrompere ogni cucitura mantenendo sempre l'ago giù. In questo modo ho il pieno controllo sulle mie cuciture e la stoffa non si sposterà mai. Piano piano tengo un pochino teso il tessuto e procedo nella cucitura del mio progetto. Ripeto la cucitura anche per l'altro lato di profilo applicato alla fodera e mi trovo dunque ad aver rifinito anche questo passaggio. Se a casa hai la tagliacuci, tutto questo passaggio lo puoi rifinire con la tagliacuci, appiattendo così i margini di cucitura. Se non hai la tagliacuci puoi tagliarlo per ridurre i margini di cucitura e agevolare l'operazione di stiratura. Questo è il passaggio per andare a foderare lo scollo esterno. Foderiamo il giro manica. Occupiamoci adesso di cucire 100% a macchina la fodera del nostro giro manica. Il corpino è così composto, ha un esterno e un interno in fodera. La parte esterna però è libera. Cosa devo fare? Metto il corpino con i lati belli che mi guardano e una volta che ho i lati belli che mi guardano, attenzione al passaggio, prendo il giromanica, lo porto un po' verso di me, prendo la spalla, la porto in cucitura baciata sulla spalla dell'altro lato, cioè sulla spalla del tessuto esterno. Spilla quel punto, è il tuo punto di partenza. Una volta che hai spillato quel punto, troverai in maniera molto facile la parte di inizio del tuo giro manica e sarà una semplice spillatura dritto contro dritto. Andrai poi a completare la tua spillatura nel corso di tutto il giro manica dietro. Andrai poi a completare la tua spillatura nel giro manica davanti, perché andrai a trovare lì sotto la parte iniziale del tuo giro manica e semplicemente la farai combaciare. Questa cucitura tornerà ad essere una cucitura dritta 100% con la macchina per cucire. E questa operazione è possibile perché hai i fianchi e il centro dietro aperto. Ho cucito la prima giro manica, cuciamo il secondo, così rivediamo il passaggio. Prendiamo la fodera che ci guarda, prendiamo la spalla, la portiamo verso di noi. Una volta che abbiamo portato la spalla verso di noi, andiamo a spillare dritto contro dritto la spalla del giromanica in fodera alla spalla del giromanica esterno del mio abito. Il gioco è fatto. Devo andare semplicemente a spillare il corpetto del dietro, che lo riconosco in maniera molto intuitiva, e vado poi a spillare il girocollo, il giromanica, scusami, nella parte davanti, con un'altra cucitura dritto contro dritto. Il passaggio è davvero semplice. Lo vai a cucire a 1,5 cm e anche qui potrai poi scegliere se rifinire il tutto con la macchina per tagliacuci oppure tagliando la stoffa in eccesso per ridurre il margine a circa mezzo centimetro. Come raddrizzare il tutto? Parti dal corpino davanti, metti una mano dentro e ti accorgerai che esci nel corpino dietro, te lo garantisco.
Raddrizzi il tutto e voilà, abbiamo foderato il corpino. Entra dall'altro pezzo di corpetto davanti, prendi la mano che esce nel corpetto dietro e voilà, la magia è fatta. Abbiamo foderato lo scollo interno e lo scollo esterno del nostro progetto 100% con la macchina per cucire. Adesso tu mi dirai, sì Sara, manca la cucitura del fianco, non l'hai ancora completata. Va bene, adesso la vediamo insieme. Hai avuto la pazienza di seguirmi fino a questo punto, avrai la pazienza di seguirmi altri 5 minuti. Andiamo infatti a prendere il nostro corpetto. Pronti? Il corpetto ci guarda, c'è la fodera sotto. Bene, il lato dritto del corpino mi guarda. Piego il corpino con il lato esterno del tessuto in cucitura abbracciata. Quindi quello che vado a vedere è la fodera. Qui mi trovo tessuto esterno contro tessuto esterno, riconosco perché ci sono le penze, c'è il tessuto a fiori. Dovrò attaccare il tessuto esterno in cucitura baciata, dovrò far combaciare la cucitura dell'incavo ascellare, farò combaciare le eventuali cuciture del bordo del giromanica applicato perché è bello che combacino e poi mi troverò a dover unire dritto contro dritto la fodera. Tira un pochino il tessuto e ti accorgerai che la fodera è lì che ti aspetta. Infatti prendo la fodera del dietro e la faccio combaciare con la fodera del davanti. In questo modo, se spilli tutto, hai foderato 100% a macchina anche il fianco, ma tra poco lo vediamo anche da un'altra angolatura, in modo tale che tu possa farti un'idea più completa di questo passaggio. Spilla con calma, eventualmente imbastisci se vuoi, e vai a cucire rispettando il margine di 1,5 cm. La stoffa non si rovinerà perché hai precedentemente passato tutto il tessuto con la tagliacuci e dunque questo non sfilerà nel tempo. Guardiamolo da questa angolatura. Abbiamo il lato dritto che si guarda e le fodere in esterna. Prendiamo dunque il tessuto di cotone stampato, lo mettiamo dritto contro dritto, lo spilliamo e iniziamo a cucire il nostro corpetto alla fodera. Facciamo combaciare la cucitura di attaccatura del profilo a contrasto, facciamo combaciare la cucitura dell'incavo ascellare e prendiamo adesso la fodera che compare esattamente lì, precisa lì. Mi basterà spillare dritto contro dritto questo progetto e andare dunque alla macchina per cucire per effettuare una semplice cucitura a punto dritto. Voilà, cucitura effettuata. Rullo di tamburi, siamo arrivati verso la parte finale di questo progetto perché la fodera è montata pulita e il tessuto esterno è montato pulito. Ti piace questa tecnica di foderare un capo 100% a macchina? Fammelo sapere magari anche mettendo un semplice like su questo video per farmi capire che hai apprezzato questo contenuto. Per me è davvero molto importante che tu interagisca sui miei video con i commenti o con i like. Credimi, per te è un gesto molto semplice, per me vale molto. Ecco la lavorazione interna del nostro corpetto, una lavorazione pulitissima. Vediamo adesso il progetto completato. Wow, abbiamo il profilo che ho stirato del progetto, del corpetto, e il profilo interno che si intravede. Come vedi, in esterno c'è il cotone stampato e anche nella prima parte interna c'è il cotone stampato. Sembrerà così che il mio abito sia interamente foderato 100% con il tessuto stampato. Ho realizzato una lavorazione estremamente pulita che adesso mi permette di applicare una gonna al corpetto oppure un pantalone. Posso scegliere io il mix and match da applicare. Ecco qui il corpetto a manichino.
Ha una bellissima scollatura, ha un bellissimo girocollo e nella parte dietro ho appuntato alcuni spilli perché andrò poi a montare una cerniera a zip invisibile al mio progetto, gonna o pantalone che sia. Questo progetto, tra l'altro, ti ricordo che lo puoi trovare completo di tutti i capitoli che abbiamo visto. Infatti il video contiene i capitoli che ci hanno permesso di vedere anche in maniera più intuitiva e veloce ogni passaggio di questo video. Spero davvero ti sia piaciuto questo spiegone sul cartamodello Vogue 1671. Se è così, lascia un bel pollice alzato su questo video, iscriviti al canale per ricevere tanti altri nuovi contenuti. Un abbraccio sartoriale, la tua socialist di fiducia, Sara Poiese.